Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su AS Video. Oggi parleremo del kit di batterie e delle batterie Wemico NP FV50 che potremo utilizzare sulle nostre Sony Alpha 6000, come ad esempio la 6003, oppure anche sulla Sony ZV E10, ma anche su alcune full frame come ad esempio la Sony A7S II. Partiamo subito dall'unboxing di questo kit e come possiamo vedere nella confezione ci sono due batterie NP FV50 con il marchio Wemico da un lato e dall'altro lato invece con le caratteristiche. Successivamente troviamo il manuale d'uso e poi il caricabatterie doppio, che è dotato di un display e di una porta USB Type-C, e poi quindi troviamo anche il cavetto USB. Personalmente ho testato queste batterie con la Sony A6003 e già vi posso dire che mi sono trovato molto bene. Per quanto riguarda le specifiche, hanno sempre lo stesso voltaggio delle originali, ovvero 7,2 volt, mentre l'amperaggio dai 1020 mAh di Sony sale a 1200 mAh per le batterie Wemico. Il caricabatterie doppio richiede un input di 5 volt e 2 A. L'output invece sarà di 0,6 A per batteria. Questo caricabatterie deve prima essere collegato all'alimentazione e per farlo possiamo usare un classico alimentatore a smartphone o un power bank. Appena la luce blu si spegne possiamo inserire una o due batterie. Vedremo così anche il livello di carica della batteria. Durante la ricarica rimarrà accesa la luce blu. Non appena la ricarica sarà terminata, oltre ad avere i livelli della batteria al massimo, anche la luce blu si spegnerà. Avere questo tipo di indicatore della batteria non è fondamentale, ma è molto comodo. Per il test di queste batterie ho dovuto lasciare aperto il vano batterie e lo schermo della A6003 in modo da limitare il suo riscaldamento. Ho impostato il 4K a 30 fps a 100 megabit per secondo e con profilo S-Log 2. La luminosità del display è al massimo, ma sulla Sony A6003 quando si registra in 4K o a 120 fps la luminosità dello schermo viene ridotta, ma del resto è proprio così che la uso. Essendoci il limite di registrazione di circa 30 minuti ho dovuto avviare più filmati. Dopo alcuni test posso dirvi che la durata media è stata di circa 1 ora e 8 minuti di registrazione, che a mio avviso non è affatto male. Purtroppo non ho una batteria Sony nuova per fare un diretto paragone, ma ho questa qui che oramai utilizzo da diverso tempo, infatti si è un po' degradata. Comunque sono riuscito a ottenere circa 48 minuti di registrazione con le stesse impostazioni. Quindi molto probabilmente le batterie Wemico hanno una durata molto simile alle batterie Sony originali. In ogni caso questo kit con il caricabatterie doppio e le due batterie costa solo 30 euro su Amazon. Chiaramente trovate il link in descrizione e secondo me il rapporto qualità-prezzo è ottimo ed infatti mi sento di consigliarvi questo kit low cost. Onestamente ragazzi non avevo mai spremuto così tanto la Sony A6003, infatti in genere faccio clip video molto brevi, ma sono rimasto colpito dal fatto che con una singola batteria sia riuscita a registrare per questo tempo. Inoltre si è surriscaldata pochissime volte durante i test nonostante le temperature del momento. Bene ragazzi, se il video di oggi vi è piaciuto lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale.